Ciao a tutti sbarberelli e bentornati o benvenuti su Barba e Fuoco, il canale dove l'arte e la cultura nerd si fondono. Come chi mi segue avrà già notato, negli ultimi mesi mi sono dedicato praticamente solo a video tutorial sulla pirografia o video in timelapse. Ma voi oramai mi conoscete e sapete che io amo variare i miei contenuti. Chiaramente il perno centrale dei miei video è e rimarrà sempre, questo è il perno, la pirografia su legno, che quello so fare, a parte questo. Ma fare un canale su questo è piuttosto complicato. Ma mancava un bel video dove vi parlo di qualcosa che amo profondamente, mentre lo omaggio su un bel tocco di legno. Ma prima di fare qualunque cosa, omaggiamo i campioni che mi hanno inviato le loro ultime pirografie. Oggi quindi mostro i lavori di Nicola, Daniele e Alessandra. Non serve più che vi faccia i miei più sentiti complimenti, ragazzi, perché i miglioramenti potete vederli da voi. Ma ho intenzione di fare una certa cosa con i vostri lavori, perché me ne stanno arrivando un sacco e non mi sembra di rendergli abbastanza giustizia. Quindi da oggi e per un mese inviatemi il lavoro, quella che secondo voi è in assoluto la vostra pirografia migliore, non importa il tema, e appena ne raccoglierò abbastanza ci farò un video dove li commenterò uno per uno e quello che riterrò più interessante lo reinterpreterò, lo omaggerò con una mia pirografia ed appendendolo qui dietro in bella mostra. Perché ho riso? Boh. Non servirà una tecnica perfetta, non servirà un lavoro incredibile, semplicemente quello che per voi è migliore, quello che vi ha divertito di più e che vi ha trasmesso di più facendolo. Avete quindi un mese di tempo per mandarvi una foto ben fatta della vostra pirografia migliore, come sempre alla solita mail barbaefuocoinfo@gmail.com, intitolando la mail Pyro Contest, scritto PY Raw Contest, e ci sarà da cagarsi addosso. Io già mi sento sfrattato, tipo da pirografista Sarcazzi, che chiuderò il canale. L'idea per questo video mi è venuta guardando il trailer recentemente uscito di Beetlejuice 2. Finito! Dovete sapere dunque che da quando ero piccino ed ero un gran cagasotto ho sempre amato i film horror. Questa passione mi è rimasta anche oggi, dove mi ritrovo un gran cagasotto ma con un sacco di barba. Ma io mi spruzza merdavo così tanto nelle mutande che anche i film palesemente non horror, che avevano anche solo quel pizzico di atmosfera inquietante, mi facevano avere l'incubi. Ok, sia chiaro, io ero un bambino un po' coglione e quindi li guardavo e riguardavo, ma ogni volta che capitava una scena X in particolare la mia reazione era sempre e questa è quindi la storia di come non ho mai superato certi traumi, ma soprattutto di come non sia mai stato una persona magra. Ma a voi non capita mai di riguardare certi film che guardavate quando eravate senza barba e risentire ancora nell'aere certi traumi? Uno in particolare, tra i tantissimi che ancora tormentano le mie notti pelose, era questa scena tratta da quel capolavoro che è Jumanji. Io non lo supererò mai. Qualcuno esorcizzi il mio cervello. Ma tutto questo incipit per prepararmi psicologicamente ad affrontare il film di oggi, che oramai lo avete capito, è Beetlejuice, arrivato in Italia con il nome di Beetlejuice Spiritello Porcello. Spiritello Porcello! Dalla prima volta che lo vidi io amai questo film, cioè ne consumai letteralmente la videocassetta. Sono vecchio come la merda, ma tutte le volte che lo guardavo arrivati a questa scena del demonio, guardavo da un'altra parte o mettevo la testa tipo così dentro la maglietta e piangevo. Quindi chiamerò questa rubrica tipo pirografiamo
traumi. Prima di partire vi ricordo che se volete potete lasciare un like a questo video, un commento e perché no, condividerlo anche con il vostro cane. E di Daisy, questo qua praticamente è il mio canale dove succede un sacco di cose divertenti, io vi spiego le cose, un sacco di cose interessanti e praticamente... Ma oggi voglio quindi omaggiare questo vero capolavoro di Tim Burton, che ha contribuito a farmi passare un'infanzia di merda, parlandovi di alcune curiosità molto interessanti relative al film, epilografando il faccione di Beetlejuice. Quindi, anche oggi... È ora di bruciare un po' di legno. No, quella è la mia battuta, che cazzo. Quindi, anche... No, non mi va più, va bene così. Ok, come dicevamo, Beetlejuice, spiritello o porcello. Questo è il nome che il film ha avuto qua in Italia. E già qui si vola altissimo. La trama bene o male la conoscete tutti quanti, penso, ma per evitare problemi, da questo momento ci saranno spoiler sul film uscito 35 anni fa. Uscito nel 1988, questo film narra la storia di due coniugi che, per un fatale incidente, per evitare di investire un cagnolino, passano a miglior vita. Sono obbligati a rimanere nella casa dove vivevano come spiriti per tot anni e tutto procede nella tranquillità, quando una famiglia ad un certo punto, essendo la casa rimasta disabitata, decide di trasferircisi. Odiando la situazione perché la nuova famiglia che occupa la casa è interamente composta da fulminati, decidono di chiedere l'aiuto di un bioesorcista, ovvero uno spirito che garantisce di poter scacciare i viventi dalle proprie case. Ragazzi, il Tim Burton dell'epoca era una fucina di idee assurde. E da qui cominciano le loro peripezie e i loro problemi, perché questo autoproclamato bioesorcista è un mezzo demone spiritato, e anche un po' maiale porco. Ma io me ne frego, Ma che può essere evocato solo dicendo per 3 volte il suo nome. Beetlejuice. Gian Antonio. Tra l'altro, Sbarbarelli, qui mi serve il vostro aiuto, perché io non ho mai capito queste due scene. La prima, quando i Deads, la famiglia che ha acquistato la casa, viene a far visita per la prima volta alla dimora. L'idea dei protagonisti è di spaventarli, affinché comprendano che la casa sia effettivamente posseduta e se ne vadano. Ok, decidono quindi di inscenare due scene raccapriccianti e spaventose per spaventarli. Ok, ma non li vedono in teoria. Oh sì, perché in questa scena, aprendo l'armadio e trovando Barbara, non solo la loro sorpresa è evidente, ma Otto la sposta di lato, la tocca ed esclama: Di sicuro un pupazzo rimasto qui dall'ultimo carnevale, splendido. Nella scena subito dopo, invece, quando inscenano un brutale omicidio... Una squallida dimostrazione di cattivo gusto. Se sembrano non vederli assolutamente, e il film te lo dice chiaramente. Ma noi non sappiamo come Me fare. l'hanno riferito, anche di quando ti sei strappata la faccia. E non è utile neanche staccarsi la testa dal collo di fronte a persone che non ti possono vedere. Che cosa sta succedendo? Poi c'è la seconda. Durante il trasloco dei Deads, appunto, i due protagonisti, mentre sfogliano la guida che serve ai trapassati per comprendere come funzioni l'aldilà, ribadisco, fucina di idee geniali. Trovano il volantino di Beetlejuice. È scritto male! E infatti anche il protagonista lo pronuncia Beetlejuice. Beetlejuice, il bioesorcista. Perché diavolo in quel volantino, che deve fungere da vero e proprio biglietto da visita per lo spirito, il nome è scritto male? E parliamo di uno spirito che può essere evocato solo dicendo 3 volte correttamente il suo nome. Mamma, aiutami! Vi prego, se avete delle risposte, aiutatemi a comprendere. Ma torniamo alle cose serie. A proposito del nome scelto per lui, Beetlejuice. Anche se scritto diversamente, Beetlejuice, il nome che tra l'altro c'era sul volantino, è letteralmente il nome di una stella, precisamente una delle stelle della costellazione di Orione. Ma mi sono impappinato, scusate. È una delle più brillanti che possiamo mirare nel cielo notturno.
Il nome dello spirito fetente, invece, significa letteralmente succo di scarafaggio, ed è facile presumere che sia stato scelto per dare da subito l'idea di disgusto assoluto che deve trasmettere il personaggio. E ricordate che io inghiotto, vomito, sputo e rutto, faccio porcate, chiedetemi tutto! La pellicola infatti prende il nome dal bioesorcista, ma questa cosa non convinceva troppo i produttori, che giustamente valutarono altri nomi come l'originalissimo e bellissimo Ghost House. Bello. Questo titolo era talmente pessimo che anche lo stesso Barton, quasi per scherzo, suggerì un titolo altrettanto ridicolo, Scared Shitless, che letteralmente significa spaventati senza lenzuolo. Bellissimo. E rimase scioccato quando davvero i produttori presero in considerazione il nome come buono per il film. Oggi il film avrebbe potuto quindi chiamarsi tipo Spaventati senza lenzuolo, Spiritello ghiacciolo. E pensate che il film, sia per la sua messa in scena che per il suo umorismo macabro e l'idea originale, diede seguito, udite, udite, ad uno spin-off, un cartone animato che ebbe un discreto successo con ben 4 stagioni per 109 episodi, arrivato anche in Italia con il titolo di In che mondo stai Beetlejuice. La trama del cartone sconvolge completamente quella del film. Si può dire che in comune abbiano unicamente Beetlejuice e la famiglia Death, dove Lydia, la figlia Goth, diventa la coprotagonista. I due qui sono amici che vivono 1000 avventure e peripezie a cavallo tra il nostro mondo e l'aldilà. Qui chiamato, per risultare meno inquietante, a Assurdopoli. Beh, come dicevo, e se nel film Beetlejuice è l'antagonista, nella serie animata diventa il protagonista assoluto. Ogni allusione sessuale è ovviamente messa da parte per venire incontro alle esigenze del pubblico più giovane, ma nel complesso non si può negare che lo spirito del personaggio, perdonate il gioco di parole, è mantenuto piuttosto fedelmente. E a proposito di essere più family friendly, sapete che parrebbe che il film fosse stato creato per essere molto più horror? Già, parrebbe, ma prendete questa cosa con le pinze, che la sceneggiatura iniziale prevedesse un vero e proprio film horror, dove Beetlejuice sarebbe dovuto essere una sorta di demone rettile con tanto di ali e avrebbe avuto come obiettivo l'uccidere la famiglia Death. La pellicola avrebbe dovuto avere in teoria un tono molto più sinistro, con tanto di scene gore e violenza, ma fortunatamente le cose sono state deviate verso il film che tutti conosciamo. Altrimenti immagino sarebbe stato piuttosto complicato, tra le altre cose, infilarci il brano E a proposito del famosissimo brano di Harry Belafonte, pensate che fu talmente tanto collegato a questo film e al cast degli attori che ci lavorarono, che al funerale di Glenn Shadix, l'attore che nella pellicola interpreta Otto, fu eseguito come ultimo brano. Tra l'altro ricordiamo il buon Glenn anche per la parte dell'assistente Bob in Demolition Man e per aver lavorato nuovamente con Tim Burton prestando la voce al sindaco della città di Halloween nella versione originale. E a proposito di musica, la strepitosa colonna sonora del film fu composta dal meraviglioso e sempreverde Danny Elfman, che lavorò insieme a Burton per moltissimi dei suoi film. Elfman ha una capacità unica, a mio avviso, di trasmettere con la sua musica un mix perfetto di inquietudine, stupore e divertimento, ed il suo stile è davvero riconoscibile ovunque. Questa è una cosa che quando ho scoperto durante le ricerche per scrivere questo video mi ha fatto rimanere come un deficiente. Un seguito ufficiale fu commissionato dallo stesso Burton e sceneggiato, e prendeva il nome di Beetlejuice Goes to Hawaii.
purtroppo pare che non se ne fece più nulla perché Burton era tremendamente impegnato con le altre sue pellicole, quindi la scrittura del film subì vari mutamenti e ritardi per essere infine poi cancellata definitivamente. E cazzo, avrei pagato l'unghia del mio alluce sinistro per poterlo vedere. Altra particolarità del film rispetto all'immaginario bartoniano, diciamo classico, è che in questo film il mondo dei morti viene rappresentato come una sorta di immenso ufficio burocratico, sporco e caotico, anche se non mancano luci al neon che ne denotano un tono piuttosto umoristico. Le povere anime sono persino costrette a fare immense code, con tanto di bigliettino per aspettare il loro turno per poter parlare con qualcuno e poter avere chiarimenti sulla loro posizione. I morti invece, così come l'umorismo, sono puro stile Tim Burton. Personaggi grotteschi e inquietanti, ma che non mancano mai di strapparti una risata. Una sigaretta, No, grazie. le offro così fumo di meno. Questa poi, ragazzi, è strepitosa. Mentre Adam e Barbara sono nell'ufficio della loro assistente tombale, una voce all'altoparlante fa questo annuncio: il volo 409 è in arrivo al gate 3. Il volo United Airlines 409 si schiantò davvero contro una montagna nel Wyoming il 6 ottobre del 1955, uccidendo tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo. Fu un incidente aereo devastante. Un omaggio sì macabro, ma brillante. Piccola curiosità che per tutto il film abbiamo perennemente sotto gli occhi, ma a me per primo è sempre sfuggito. Per tutto il film vediamo sempre i morti essere esattamente come nel momento nel quale sono trapassati. Un uomo, per esempio, con un osso di traverso nella gola, una donna letteralmente tagliata a metà, un bell'imbusto appeso ad una corda, eccetera. Ecco, i nostri protagonisti sono gli unici ad essere sempre normali. E questo perché decisero che, essendo i nostri protagonisti morti affogati, sarebbe stato quantomeno tremendamente scomodo e poco pratico far recitare sempre gli attori completamente infradiciati. Parlando proprio dei personaggi, invece, pensate che non fu Michael Keaton la prima scelta per interpretare lo spirito assatanato. Burton aveva ideato il personaggio pensando alle fattezze e ai movimenti di Sammy Davis Jr., che però all'epoca aveva ben 60 anni e ai dirigenti degli studios l'idea non piaceva per niente. Così, tra una cosa e l'altra, il ruolo passò a Keaton, che prese come primaria fonte di ispirazione per la caratterizzazione del suo personaggio la figura di Chop Top Sawyer, emblematico personaggio completamente pazzo che appare nel film Non aprite quella porta 2. C'è da dire inoltre che Keaton non fu nemmeno la seconda scelta, poiché furono presi in considerazione per il ruolo, aprite bene le vostre orecchie pelose, Robin Williams, Christopher Lloyd, Jim Carrey, Tim Curry, Jack Nicholson e Bill Murray e Arnold Schwarzenegger. Io voglio vedere adesso altri 7 film di Beetlejuice, ognuno con uno di loro come il spiritello porcello. Sì, sono uno che sogna abbastanza in piccolo. Ma c'è da dire che la prova attoriale di Keaton fu a dir poco stupefacente. Pensate che il suo personaggio appare sulla pellicola solo per poco più di 17 minuti, ma questi bastarono a scolpire il suo personaggio nell'immaginario comune per l'eternità. È stato quasi bravo come me ad imitare i Pokémon. Squirtle, Tiranitar, Cyndaquil e Pikachu. Ok, la smetto. Keaton dovette infatti effettuare solo 2 settimane di riprese e questo è incredibile. Ma davvero, questa pellicola è colma di citazioni e cose assurde. Altro esempio di scena che ho sempre avuto sotto il naso, ma non ci ho mai fatto troppo caso. Sempre durante la scena sopracitata, nella quale i protagonisti sono nell'ufficio di Juno, alle loro spalle si può vedere una sala che ricorda vagamente la saletta di un piccolo cinema colmo di gente, ok? Ebbene, questa cosa non è casuale, perché questa scena, in particolar modo al cinema, avrebbe dato l'illusione agli spettatori di essere loro stessi guardati da un altro pubblico di spettatori morti dall'altra parte della pellicola.
come se attraverso il film una sala di defunti fosse seduta comodamente a guardare i vivi. Queste idee sono assurde, sbarberelli pelosi. E tra il pubblico del cinema di fantasmi ci sono, tra l'altro, uno scheletro rosso e uno verde, che rivedremo poi più avanti nel film di Tim Burton, Mars Attacks, del 1996. Nonché un uomo in giacca e cravatta nera, con dei Ray-Bans agli occhi, un omaggio chiaro al film e ai personaggi di Blues Brothers. È assurdo quanto riesca bene Burton nei suoi film a citare gli altri e se stesso. Come? Guardate bene questa scena che rappresenta un doppio colpo di citazioni. Osservate attentamente il copricato di Beetlejuice. Quella testa, quel teschietto sulla punta, non vi ricorda nessuno? Il personaggio tipo più famoso che ha preso vita dall'immaginario di Burton, che io stesso ho omaggiato in più video? Sì, quella testa sono io. E quelle ali da pipistrello? No, sarà sicuramente un caso che Tim Burton avesse già diretto Batman. Sì, un caso. Sì, la poltrona. E visto che siamo giunti alla fine del video, un'ultima curiosità sul finale del film. Quest'ultimo infatti era stato pensato in maniera totalmente diversa da quanto visto poi al cinema. Tutti ricordiamo il finale di Beetlejuice. Mentre le due famiglie decidono di vivere in armonia nella stessa casa, Beetlejuice finisce nella sala d'attesa dell'aldilà, dove dovrà subire un'attesa eterna affinché arrivi il suo numero. Ma da genio del male qual è, tenta di fregare il numero ad uno stregone seduto accanto a lui che per punizione gli rimpicciolisce la testa. E c'è da dire che lui sembra anche prenderla piuttosto bene. Come nuovo look non è affatto male. Ma questo non era il finale studiato inizialmente per il film. In origine i produttori avevano pensato di far rimanere Beetlejuice in un ciclo punitivo eterno, dove sarebbe stato inseguito dai vermi giganti delle sabbie ancora e ancora. Ma questa proposta, durante la proiezione del film di prova, non era stata apprezzata molto dal pubblico e gli autori hanno deciso di cambiarla, mutandola nel finale che tutti conosciamo. Sono convinto che ci siano molti altri fatti curiosi riguardanti questo film, ma io per il momento mi fermo qui. Quello che è certo è che questa pellicola rimarrà nella storia per sempre come un capolavoro della commedia horror, una fiaba nera, una vera pietra miliare che esalta la fantasia, la passione ed il talento di un giovane Tim Burton. Bene ragazzi, queste erano le curiosità migliori e quelle che ho ritenuto più interessanti che ho trovato su Beetlejuice, Spiritello Porcello. Il mio racconto di oggi è finito, ma adesso tocca a voi. Conoscete altri fatti curiosi relativi a questo film? Quali di quelli che vi ho raccontato vi ha sorpreso di più? E soprattutto, vi piace questo nuovo tipo di video? Spero di sì, perché ho intenzione di farne altri. E li ho anche già scritti. Sono parecchi. Quindi come sempre vi aspetto nei commenti. Ma anche il video di oggi è finito. Puzzoloni. Minchia voi. Io vi invito nuovamente a farmi sapere se questo video vi è piaciuto, magari con un like, un commento e perché no, magari iscrivendovi al mio canale. Io vi do appuntamento a domenica prossimo con un nuovo pezzo di legno da sbruciacchiare e poi lo saluti a tutti.